Per esprimere un desiderio, a Milano bisogna andare alla vigilia dell'anno nuovo in Galleria Vittorio Emanuele, raggiungere il toro che si trova raffigurato sul pavimento al centro della galleria, mettere il tallone destro in corrispondenza dei testicoli e poi fare 3 giri. Ma perché un procedimento così complesso per poter esprimere un desiderio? La tradizione milanese in realtà non fa eccezione. Spegnere tutte le candeline sulla torta di compleanno, buttare una monetina in un pozzo, sfregare una lampada magica trovata nel deserto. Il nostro immaginario da sempre ha associato la possibilità di esprimere un desiderio a rituali complessi e a condizioni d'eccezione caratterizzate da una forma di liminarità. Ma da quale pericolo esattamente ci dovrebbero proteggere questi rituali? Quale potenza sprigionata dal desiderio dovrebbero controllare? In queste credenze emerge una tensione propria del concetto di desiderio. Da una parte ce lo immaginiamo come qualcosa di essenziale del nostro essere umani e dall'altra però esso ci appare come una potenza estranea che ci supera al punto di farci letteralmente mancare o di controllarci fino al nostro annientamento. Ma quindi conviene desiderare? Il desiderio ci rende quello che siamo o è un ospite inquietante che da un momento all'altro potrebbe prendere il sopravvento? Ne parlo con il professor Massimo Recalcati, psicoanalista e saggista che ha dedicato gran parte della sua produzione proprio allo studio del tema del desiderio. La presenza del desiderio inconscio destabilizza le pretese di padronanza dell'io. Noi non dobbiamo pensare che l'io sia, diciamo, il cavaliere, una celebre immagine platonica, che l'io sia il cavaliere che governa, diciamo, l'irascibilità pulsionale del cavallo. È il contrario. Non siamo noi che governiamo il desiderio. Non è l'io che porta il desiderio, non è l'io padrone del desiderio, al contrario, è il desiderio che ci porta, è il desiderio che è padrone dell'io. Questa è la grande sovversione che la psicoanalisi compie. E dunque quando l'io perde governo, quando l'io perde padronanza, quando l'io inciampa, ecco, in quel momento il desiderio mostra la sua forza e la sua presenza. Mentre Freud corregge Platone su tanti punti, no? Cioè il desiderio non implica l'irrazionalità. Il desiderio non è, come dire, il rapporto tra l'io e il desiderio, tra l'io e l'inconscio, non è Dr. Jekyll e Mr. Hyde. L'inconscio, il desiderio non è luogo di una schizofrenia. Il desiderio è il luogo di una verità. L'io è una menzogna. Il luogo della verità coincide con il luogo del desiderio. L'inconscio è un soggetto che pensa. Ecco, l'idea che l'inconscio pensi e dunque che l'inconscio sia una ragione ribalta la rappresentazione romantica dell'inconscio che si fonda sulla contrapposizione tra l'io ragione e, diciamo, lo Sturm und Drang della pulsionalità e del caos. Ecco, Freud dà un'altra versione dell'inconscio dicendo che il desiderio inconscio è la verità del soggetto, che l'inconscio pensa, che l'inconscio è una grande ragione. Quindi è come se esistesse un illuminismo freudiano, solo che l'illuminismo freudiano estende, allarga il campo della ragione, implicando l'inconscio stesso. Lacan eredita la lezione di Hegel attraverso la mediazione di Kojève. Cioè eredita, cioè, la distinzione tra il Wunsch, cioè il desiderio, e la Begierde, per usare l'espressione di Hegel, cioè l'appetito, la brama. Ora, l'appetito e la brama definiscono il campo del bisogno. Il bisogno si soddisfa attraverso la negazione dell'oggetto, dice Hegel, la negazione unilaterale dell'oggetto, cioè se io ho fame mangio, nego ciò che mangio e soddisfo attraverso questa negazione il bisogno. Il desiderio invece avrebbe una struttura di reciprocità. L'oggetto del desiderio non è un oggetto qualunque del mondo, ma l'oggetto del desiderio umano è il desiderio dell'altro.
cioè è essere riconosciuti dal desiderio dell'altro in quanto soggetti. Nel desiderare, quindi, scopriamo che quello che crediamo di essere, quella che chiamiamo la nostra identità, è solo una minima parte del soggetto che siamo. Nella costruzione di questa identità immaginaria investiamo in realtà moltissime energie. Costruiamo la nostra immagine attraverso un'attività di identificazione, cioè di assemblaggio di immagini che rappresentano quello che crediamo di essere, e di rimozione, in cui ogni parte che costituisce un elemento di disordine, di rottura rispetto all'immagine che abbiamo di noi viene nascosta e cancellata. Proprio per questo l'esperienza del desiderio appare inquietante e si associa spesso ad una vertigine. Il desiderio si presenta come il ritorno di qualcosa che avevamo faticosamente allontanato, che rompe la nostra illusione di stabilità e di controllo rispetto alla nostra stessa identità. Dietro questo senso di minaccia, però, la psicanalisi ci invita a riconoscere una promessa di liberazione. Il desiderio è in realtà l'espressione del nostro essere più autentico e seguirlo significa rompere quelle identificazioni narcisistiche che, per quanto rassicuranti, sono in realtà una gabbia. Questo si vede bene nel capolavoro di Ernst Lubitsch Ninotchka, dove un'ispettrice dell'Unione Sovietica, recatasi a Parigi per richiamare all'ordine i colleghi distratti dallo stile di vita capitalistico, si innamora di Léon, viveur che è contraddizione vivente di quei valori su cui ella aveva basato da sempre la propria identità. Proprio come Ninotchka, davanti al desiderio ci sembra di essere sempre divisi. Da una parte tentiamo di rimuoverlo e di resistergli, dall'altra però intravediamo in esso una promessa di felicità e di libertà, in primis da noi stessi. Ninotchka ci pone però anche una domanda ulteriore. Il film identifica, non senza una forte torsione ironica, la liberazione da sé che il desiderio offre al singolo e la libertà di godimento sfrenato promessa dal capitalismo. Queste due dimensioni coincidono veramente? La nostra società capitalista promuove un buon rapporto con il desiderio? Il desiderio ci ricorda sempre che nessun oggetto è sufficiente a soddisfare la sua istanza, perché casomai il desiderio si soddisfa appunto attraverso il desiderio dell'altro, non attraverso un oggetto. L'astuzia del discorso del capitalista è trasformare il desiderio dell'altro in oggetto e quindi attraverso l'offerta illimitata degli oggetti supporre per un verso di, come dire, soddisfare il desiderio del soggetto, che però non si soddisfa. In realtà quello che si soddisfa è una sorta di coazione del godimento. L'astuzia del discorso del capitalista promette la soddisfazione, ma in realtà alimenta l'insoddisfazione. Quindi promette di curare la mancanza, ma in realtà produce costantemente pseudo-mancanze e come le produce? Le produce attraverso l'offerta illimitata, compulsiva degli oggetti. Per cui la peculiarità dell'oggetto, che poi è la merce secondo la, diciamo, tradizione marxista, no? Il feticismo delle merci, però quello che Marx non aveva visto e che invece Lacan precisa è che per un verso esiste un feticismo delle merci, nel senso che la merce si carica di un valore sovrasensibile, direbbe Marx, no? Cioè la merce ha il potere di curare, ha il potere di salvare la vita, no? Dall'altra parte Lacan mette in evidenza invece il fatto che dietro questo feticismo delle merci c'è l'astuzia del discorso del capitalista, che consiste che più merci io ti offro, più alimento la tua insoddisfazione. Cioè non offro l'oggetto affinché l'oggetto salvi la tua vita dalla mancanza, ma ti offro l'oggetto perché si producano costantemente pseudo mancanze. Dovremmo invece, secondo me, recuperare un'altra nozione di desiderio, del desiderio non come quell'eccesso pulsionale che caratterizza la macchina diabolica del consumo per il consumo che definisce il discorso del capitalista, ma del desiderio come una forza, come un'eccedenza. Dovremmo contrapporre l'eccedenza del desiderio come forza, potenza affermativa,
dall'eccesso del godimento mortale che invece caratterizza lo spirito neoliberale del capitalismo, così come Lacan lo descrive. Questa eccedenza del desiderio implica la pulsione, ma implica la pulsione, la forza della pulsione, come direbbe Lacan, convertita nell'ordine etico del desiderio. E nella psicopatologia noi abbiamo visto, per esempio, che adesso la figura, se dovessi dire dominante, non è quella iperattiva del cocainomane, ma è quella degli hikikomori. I hikikomori sono quei ragazzi, è una parola giapponese che indica proprio mettersi fuori dalla scena del mondo. No? Uscire fuori dal mondo. Gli hikikomori sono quei ragazzi che vivono rintanati nelle loro camere, che hanno interrotto il rapporto col mondo e che la psicopatologia più tradizionale chiama fobie sociali. Ecco, la fobia sociale è la paura nei confronti della vita, quindi una sorta di spinta verso il chiuso, di spinta verso la chiusura. E col termine neomelanconia ho voluto marcare questo passaggio di paradigma dal neoliberalismo e dall'euforia maniacale della globalizzazione a un altro paradigma che io definisco paradigma securitario, dove al centro non c'è la libertà, al centro c'è la chiusura dei porti, al centro c'è il muro. Donald Trump ha vinto le elezioni politiche attraverso il recupero di questo simbolo, che è un simbolo di segregazione, di chiusura, di protezione, che è il simbolo del sovranismo. Allora, il sovranismo non è solo un fenomeno politico, ma è anche un fenomeno mentale. Esiste nella vita umana la spinta a, come direbbe Freud, contrabbandare la nostra felicità alla nostra sicurezza, cioè a preferire la sicurezza rispetto alla felicità. Allora, questo è quello che io chiamo desiderio fascista, ma il desiderio fascista non coincide con il regime storico del fascismo o con la tremenda parentesi totalitaria della storia dell'Occidente, piuttosto è un movimento pulsionale che riguarda tutti noi. Cioè il fatto che esiste una tendenza nell'essere umano a rafforzare le proprie barriere di sicurezza, le proprie difese, a temere la vita, ad evitare la vita, ad evitare l'illimitatezza della assoluta contingenza della vita e dunque a difendersi dal rischio di questa illimitatezza. La nostra società, quindi, sembra promettere che qualsiasi nostro desiderio può essere soddisfatto. Secondo il meccanismo già individuato da Marx come caratteristico della merce, è proprio questa promessa che ci rende gli oggetti così desiderabili. Come è noto, la promessa della merce si trova puntualmente delusa, nessun oggetto ci lascia soddisfatti. Questa delusione produce quello che Recalcati definisce l'aspetto cocainomane, iperattivo e compulsivo del godimento capitalista. In questa corsa il desiderio gira a vuoto, si sposta da un oggetto all'altro fino a che non si consuma, lasciando spazio a una caduta depressiva. L'innesco di questa corsa verso la disperazione si trova proprio nella promessa salvifica della merce, la promessa di rassicurarci, di esorcizzare una volta per tutte la sensazione di mancanza e di incompletezza che forse inevitabilmente accompagna la nostra esistenza. And you know what happiness is? Happiness is the smell of a new car. It's freedom from fear. It's a billboard on the side of the road that screams with reassurance that whatever you're doing, it's okay. You are okay. È possibile pensare un modo diverso di vivere il desiderio, capace magari di farci stare meglio? Happiness is for me an unethical category. If there is a point in psychoanalysis, it is that people do not really want or desire happiness. And I think it's good that it is like that. When you are in a creative endeavor, in that wonderful fever, my God, I'm onto something, and so on, happiness doesn't enter it. You are ready to suffer.
Il primo punto da considerare è che è proprio quella dimensione di mancanza che il capitalismo ci illude di poter sopprimere a sostenere il desiderio. A desire is never simply the desire for a certain thing. It's always also a desire for desire itself, a desire to continue to desire. Quel surplus di significato che determina anche il fascino della merce sostiene quindi l'inesauribilità del desiderio. Si tratta però, per dirla con Slavoj Žižek, di mantenersi alla giusta distanza rispetto ad esso, riconoscerne il limite e la natura fantasmatica immaginata, senza per questo smettere di crederci. I don't think that the chocolate frame is here just to send you on a deeper voyage towards the inner treasure, what Plato calls the agalma, which makes you a worthy person, which makes a commodity the desirable commodity. I think it's the other way around. We should aim at the higher goal, the gold in the middle of an object, precisely in order to be able to enjoy the surface. Secondo la psicanalisi, il desiderio femminile ha un privilegio specifico nel conservare la giusta distanza dalla fantasia che sostiene il desiderio. Mentre il desiderio maschile mira alla soddisfazione del desiderio, il desiderio femminile mira al mantenimento e al prolungamento del desiderio stesso. È un fatto però che gran parte delle merci vengono prodotte per il cosiddetto pubblico femminile, sfruttando in particolare il desiderio di seduzione, di farsi piacere, di essere oggetto del desiderio dell'altro. Dove bisognerebbe trovare allora l'elemento liberatorio del desiderio femminile? Bisogna svincolarlo dalla posizione passiva di oggetto del desiderio? Oppure c'è un potenziale di emancipazione proprio nel farsi oggetto del desiderio altrui? Questa domanda diviene tanto più urgente nello scenario socio-economico contemporaneo, dove la radicale precarizzazione del lavoro si accompagna alla crescente richiesta di doti tradizionalmente associate al femminile, come il sapersi vendere e il sapersi prendere cura. In questo contesto, sedurre il capitale, per così dire desiderare che il capitale ci desideri, sembra la nostra unica possibilità di sopravvivenza. Partirei dal fatto che il desiderio a livello così empirico, esperienziale, diciamo, è qualcosa che introduce una scissione fra due posizioni, cioè la posizione di oggetto e quella di soggetto, il soggetto desiderante e l'oggetto che è desiderato. E questa scissione o insomma frattura ovviamente introduce anche un movimento fra queste due posizioni, ma prima di tutto una cesura che è anche interna al soggetto, nel senso che il soggetto desiderante non desidera in modo cosciente o in modo deliberato, cioè si trova nella condizione di desiderare qualcosa e lui stesso magari non sa perché. E in questo senso io non so, cioè sono un po' scettica o comunque sto maturando dei sospetti riguardo al fatto che questa scissione o questa frattura sia direttamente sovrapponibile alla differenza sessuale. Il motivo per cui queste due posizioni di soggetto e oggetto vengono in qualche modo epitomizzate o significate come la differenza fra maschile e femminile è molto legato invece a una questione storica. Sì, che io parlo infatti di una femminilizzazione come di una precarizzazione, nel senso che sempre più persone, indipendentemente dalla loro identità di genere, indipendentemente magari dalla posizione che loro vorrebbero assumere all'interno della loro vita o del modo in cui desiderano, si trovano in una condizione di passività, di impotenza, potremmo dire proprio di castrazione, se vogliamo usare le categorie psicanalitiche più standard. E questo da un lato è legato appunto a un sistema politico ed economico. In parte io credo che ci sia anche una forma di corresponsabilità di un femminismo che ha deciso, cioè che ha tentato almeno di ribaltare in positivo questa posizione, proponendo un nuovo paradigma. Sul piano individuale io credo davvero che ci sia tutta una pletora di possibilità e di posizioni che le persone per fortuna possono sperimentare e dovrebbero poter, insomma, penso che l'autodeterminazione quando si tratta di questioni legate al sessuale sia assolutamente fondamentale e penso che in realtà
questa possibilità di esplorare diverse identità, diverse posizioni riguardo al sesso, eccetera, sia uno degli aspetti positivi della nostra epoca. Però quello che bisogna chiedersi poi è di che parte cioè in che modo il sistema poi in cui comunque tutti, non essendo degli individui isolati, ma parte di una società, appunto, questa società rientra in qualche modo in quello che poi uno pensa di essere, cioè pensa di desiderare in modo spontaneo, soggettivo e libero, in realtà poi è totalmente condizionato, e penso che questo condizionamento si veda nel fatto che, nonostante l'attenzione sempre più larga verso il tema del corpo, ad esempio questo corpo però, anche se mi sento un po' boomer a dirlo, questo corpo diventa veramente ridotto sempre di più a immagine, oppure oggetto di una cura del sé, che però è una cura del sé che si ottiene attraverso una serie di tecnologie anche costose, tra l'altro, comunque sempre attraverso un mercato che cerca di convincerti che il tuo corpo è qualcosa su cui tu devi costantemente agire. E qui quello spazio di libertà che era stato in qualche modo conquistato viene di nuovo totalmente asservito dalle dinamiche che sono assolutamente esterne alla volontà o anche al percorso dell'individuo. Primo passo almeno è riconoscere che certe cose che ci convinciamo che ci faranno stare bene in realtà magari non lo fanno, e quindi ammettere che il lavoro costante, ad esempio su se stessi, a un certo punto, se rimane legato soltanto a se stessi, non porta da nessuna parte, cioè ti fa sentire sempre più solo, sempre peggio, è già un primo passo. E quindi io spero, cioè la speranza o magari l'illusione che nel desiderio comunque sia in gioco qualcos'altro, che è il fatto di comunque avere la possibilità di incontrare l'altro. L'altro per me è veramente un luogo in cui perlomeno esco da questa gabbia centripeta dell'automonitoraggio, autoosservazione, self-blaming e tutte queste insomma, tutte queste controparti negative poi invece del discorso dell'empowerment, del migliorare se stessi, del constant improvement, eccetera, tutte queste cose che sono molto legate anche poi a come funziona il mondo del lavoro adesso. Penso a Baudrillard quando parla del fatto che in realtà nel rapporto di seduzione in realtà è l'oggetto ad avere il potere, e queste sono tutte cose che mi sembra che in modo un po' inconscio stiamo esperendo in questo momento a livello di, cioè anche quello che è abbastanza diventato almeno la terza o quarta ondata di femminismo adesso, con il discorso sull'empowerment e la body positivity e il diritto di esporsi sui social, ad esempio, sono tutte cose che in realtà l'effetto, diciamo, semipositivo che hanno è almeno la presa di coscienza di questa insomma, di questo portato di potenza, se vogliamo, più che di potere, per dirla in modo un po' meno connotato negativamente, comunque del fatto che esiste un modo in cui almeno la passività è una forma di attività, e quindi questo sì crea dei cortocircuiti che secondo me fatichiamo ad ammettere e a riflettere a livello pubblico e sociale. Secondo l'analisi di Kuter, quindi, proprio la femminilizzazione prodotta dal tardo capitalismo permetterebbe da una parte di superare il binarismo di genere e dall'altra di aprire spazi di resistenza e di liberazione dal capitalismo. Questo perché, al contrario di quanto la nostra precomprensione storica e culturale potrebbe farci credere, nella seduzione, nella posizione di oggetto ci sarebbe spazio di creatività e emancipazione. Ma è veramente così? Ne parlo con Michela, studiosa di filosofia e cultura francese contemporanea. Pensavo a Instagram. Ogni volta in cui ci viene scattata una fotografia, oppure ci scattiamo una fotografia, in quel brevissimo tempo che viene comunemente chiamato tempo di posa, tutti quanti, più o meno consapevolmente, cerchiamo fondamentalmente di assomigliarci, di essere quanto più possibile simili a noi stessi, di recitare la parte di noi stessi, di autosedurci in un certo senso. Ci fotografiamo per piacerci o per piacere agli altri. Qualche giorno fa rileggevo un libro, si intitola L'invenzione dell'isteria di Georges Didier Huberman, ed è un po' un viaggio all'interno della Salpêtrière, l'ospedale parigino nel quale operava Jean-Marie Charcot e in cui venivano rinchiuse le isteriche.
E quel che emerge in qualche modo è che l'isteria è un po' una messa in scena, è uno spettacolo, una recita, è un po' come quando ci mettiamo davanti all'obiettivo per essere fotografati o per autofotografarci. E non a caso Charcot e gli altri medici che operavano all'interno di questo ospedale psichiatrico scattarono moltissime fotografie alle isteriche, fermando in qualche modo, immobilizzando quella rappresentazione, quella danza con il proprio corpo e le proprie paure che queste donne mettevano in scena. Era dunque una sorta di formalizzazione del desiderio, l'evento significante, potremmo dire, del rapporto con l'altro. Con questo Didi Huberman intendeva innanzitutto che le isteriche, con i loro attacchi, mettevano in campo una sorta di gioco con il loro desiderio e quello altrui. Davano in certo senso forma esteriore e corporea al loro desiderio di essere viste, di essere riconosciute dall'altro, e allo stesso tempo cercavano di attirare il desiderio dell'altro su di sé. In altre parole, le isteriche si resero prestissimo conto che per continuare a essere, per continuare a non essere considerate incurabili, avrebbero dovuto sedurre l'altro, continuando ad avere degli attacchi isterici, mettendosi quindi in posa, potendo risultare ancora interessanti, anche se solo come uno spettacolo e uno strumento utile alla scienza. Per secoli la capacità di sedurre è stata considerata negativamente da una cultura per l'appunto fallocentrica, che ha svalutato moltissimo la capacità di sedurre. Perché? Perché l'ha sempre temuta. Secondo Jean Baudrillard, il potere della seduzione femminile è sconfinato, addirittura più esteso di quello della politica, ad esempio. E soprattutto si tratta di un potere senza anatomia, non confinato in un organo preciso e innominabile, ma esteso e senza un luogo, invisibile e totale. In poche parole, non controllabile. E non solo, mentre la sessualità esaurisce il desiderio nel godimento, nell'atto di sedurre invece non c'è una realizzazione del desiderio, ma c'è solo la sua esecuzione in una continua messa in scena e nell'attuazione di un gioco di tensione, possiamo dire. Chi seduce desidera solo, a sua volta, essere sedotto. Le isteriche della Salpêtrière ci insegnano che la posizione di oggetto, o meglio di causa del desiderio, richiede molto più ingegno e molta più creatività di quello che si vorrebbe credere. Non si tratta tanto di adeguarsi ad uno stampino imposto dall'altro, quanto piuttosto di suscitarne il desiderio arrangiandosi con quello che si ha, mettendo su uno spettacolo che si rivolge sia al desiderio dell'altro, ma rimane prodotto e inventato da chi seduce. Sapendo abitare la fantasia dell'altro, la posizione femminile si muove in una dimensione di fluidità, di mascherata, che esperisce i limiti di qualsiasi identificazione egoica, di ogni ideologia. È proprio nella capacità di non aderire mai completamente ad alcuna identità statica, muovendosi da una presentazione all'altra e collocandosi sempre sulla soglia di qualsiasi identificazione, che la posizione femminile appare inerentemente sovversiva e rivoluzionaria, perché preserva una dimensione di libertà e autenticità che le permette di sottrarsi a qualsiasi definizione, previsione o controllo. Il desiderio mi fa essere più aderente alla vita, più vicino all'esistenza, più vicino agli altri, e forse addirittura mi porta fuori. In fondo il desiderio inteso come mancanza è più un desiderio che ha a che fare con la mente, con i pensieri, con la psicologia, mentre questo desiderio più corporeo è qualcosa proprio di vitale, anche di molto semplice. È vita, direi. Il desiderio è pienezza di vita che vuole ancora vita, e in questo senso poi è un desiderio che non muore mai, perché non è che dici lo realizzo, che è un discorso un po' idiota, no? Cosa realizzo dei miei desideri? Il desiderio è pericoloso, perché la vita è pericolosa, e lo vediamo in questi tempi, no, che stiamo vivendo. Il desiderio è pericoloso, ma proprio per questo è bello, è vitale, è un'occasione, è indeterminato. Desiderio in questo senso vuol dire l'occasione dell'incontro. E allora il desiderio è questo movimento che rischia di ucciderti. È vero, puoi morire. Però, dall'altro lato, cosa è più rischioso? Morire, diciamo, di solitudine, di silenzio, o morire perché hai incontrato la vita, no? Che è questa sua pericolosità. In un certo senso noi siamo malati di pensiero, malati di paure. Pensiero, paura non è che sono molto lontani.
E il corpo è questo movimento, è questo movimento prensile. Pensiamo al corpo come una meba, no? Che allunga un po' i tentacoli in giro. E naturalmente torniamo alla domanda di prima, che un po' coglie la questione. E quel tentacolo magari si infila in un posto che è pericoloso. E tantissime persone hanno così tanta fatica a vivere la vita dei corpi, e ti chiedi: ma perché così tanta gente? Evidentemente abbiamo costruito una società, un modo di vivere in cui l'altro è pericoloso. Un po' i discorsi che facciamo, un po' alla fine è faticoso, no, è vero, torniamo alla questione di prima, è faticoso incarnare la potenza del corpo. Però torniamo sempre allo stesso al punto di vista di prima. La vita è questo. Il corpo è assolutamente singolare, non esiste il corpo, no? Con la maiuscola, esistono i corpi, n corpi. Parlavamo prima di Lacan nel seminario 20, eppure un po' prima, quando discute della posizione femminile, del particolare modo della posizione femminile di essere al mondo, del godimento femminile, dice a un certo punto, una formula che è diventata famosa, la donna è non tutta, cioè c'è qualcosa nel femminile, nella posizione femminile, che è non tutta. Ci sono donne che non accedono a questa posizione, ci sono uomini che possono accedere a questa posizione. Allora, questa posizione è assolutamente singolare, è il quantificatore esistenziale, esiste uno e un solo X, per cui vale, poi vediamo qual è il predicato. Allora, in questo senso, secondo me, è un po' un'avventura individuale questa storia, no? di accedere a questo elemento di singolarità. Corpo vuol dire questa singolarità, che non vuol dire autismo, no? Ottuso, pazzo, e nemmeno vuol dire narcisismo capitalistico, questo è un equivoco. Vuol dire tocca a te un po', costruisci la tua zona di inafferrabilità e costruiscila in un modo, questo pure secondo me è un po' molto deleuziano, costruiscila in un modo che non sia troppo pensato. I 1000 piani dicono delle seguattare, no, sperimentate, che vuol dire vediamo un po' che succede. La faccenda interessante del desiderio è che produce un po' come dei tentacoli, mette in contatto persone molto diverse che si costruiscono insieme per una questione che può essere anche stupida, no? Può essere anche minima, e quindi il desiderio ha una dimensione politica, crea collegamenti, crea connessioni. Che cos'è allora il desiderio? Ha a che fare con una forma di trascendenza oppure appartiene a una dimensione di immanenza? È un taglio o è un pieno che si riempie sempre di più? Quello che è certo è che il desiderio ci rapisce, ci porta fuori da quello che ci è familiare, fuori da come vogliamo apparire, fuori da quello che crediamo di essere, fuori da quello che pensiamo di dover essere. Fuori da tutto questo, il desiderio ci chiede di rimanere fedeli a quella che Recalcati chiama la stortura della vite, quella spinta deviante assolutamente singolare, per certi versi idiosincratica, che ci caratterizza e ci soddisfa. Nel perseguimento di questa assoluta singolarità ci troviamo in concatenamenti, incontri, riconoscimenti che, proprio perché avvengono in un orizzonte di radicale autonomia e libertà, sono rivoluzionari e sono vitali. Certo, desiderare non è facile, bisogna aprirsi all'imprevedibile, accettare il rischio del conflitto, la possibilità di risultare scomodi e accettare anche che il desiderio, con la sua tensione verso il fuori, ci mette sempre in una posizione di inadeguatezza. Forse per questo subiamo il fascino del rifugio rassicurante, della stanza chiusa e soffocante della nostra identità. Forse per questo tendiamo ad aver paura del desiderio. Per farsi coraggio però bisogna ricordare che non seguire il proprio desiderio vuol dire non prendersi la responsabilità della propria vita e vivere, schiacciati da obblighi, aspettative e imposizioni, la vita di un altro.